Buongiorno a tutti, Buongiorno! eccoci qua per una nuovissima puntata del nostro podcast Confessioni Cosmetiche e oggi parleremo di un argomento molto importante che ci ha stuzzicato perché un po' perché giornalmente ci lavoriamo con progetti di questo tipo, ma anche perché se ne sente molto parlare e abbiamo riscontrato che molte persone sono curiose di sapere che cosa significhi veramente. E parliamo di... Dermocosmetici. Esatto, che cosa sono questi dermocosmetici? Lo scopriremo, ma prima sigla. Sigla. Confessioni cosmetiche. Il podcast di cosmetica che racconta retroscena, innovazioni e storie del mondo beauty. Targato Cosmesi Doc. Allora, innanzitutto dermocosmetica è una parola che abbiamo sentito dire molto spesso ultimamente, soprattutto tramite i social che fanno molta diffusione e divulgazione riguardo ad alcuni prodotti, ma c'è anche tanta confusione, come dicevo prima. Sono prodotti che spesso troviamo nel canale farmacia, ma non solo. Ma che cos'è? È una categoria regolatoria? È un claim? Insomma, facciamo un pochino di chiarezza per capire se è un qualcosa legato strettamente al marketing o se c'è qualcosa che invece va più a fondo e che riguarda Sì, l'aspetto formulativo. allora è fondamentalmente un modo di posizionare il cosmetico perché con dermocosmetico si vuole intendere qualcosa che fondamentalmente è come se andasse ad agire più profondamente. Facciamo così perché si parla di derma, ma è un modo principalmente di posizionare il cosmetico, quindi con un'autorevolezza diversa, un tipo di presentazione diversa, un tipo di comunicazione un po' diversa. Quindi non è un farmaco perché dobbiamo ricordare che fondamentalmente i cosmetici sono cosmetici, una categoria che è ben regolamentata da un regolamento europeo appunto e che non rientra minimamente nella categoria dei cosmetici, dei farmaci, quindi non sono né farmaci né neanche quello che vengono chiamati cosmeceutici. Noi abbiamo Sì, sentito parlare di poi in cosmeceutici, passato. un termine che ormai sta diventando obsoleto per il semplice fatto che i cosmetici non possono avere una attività che è a metà strada tra un farmaco e un cosmetico, o è un cosmetico o è un farmaco, quindi il cosmeceutico non esiste Sì, fondamentalmente. diciamo che è una parola che, come dicevi tu, che serve principalmente per posizionare Sì, sul mercato un certo tipo di prodotto. Perché ovviamente la parola dermo che cosa fa? Crea un'associazione immediata con altre parole che sono più di carattere quasi sì, scientifico o comunque di più curativo. Quindi dermatologo, sì, esatto. dermatologia, insomma, ci porta in quel mondo lì come a darci quell'impressione che sia un qualcosa che cura in maniera un pochino più approfondita. Sì. In realtà, come dicevi, non ci spostiamo mai dall'ambito del cosmetico, quindi non è un farmaco. Assolutamente ehm, no, non è un farmaco, ma quale potrebbe essere la categoria del dermocosmetico? Facciamo un esempio pratico, così facciamo capire un po'. Se noi esatto. parliamo di trattamento della barriera cutanea, della secchezza cutanea, una barriera compromessa, anche un'attività anti-age che va ad agire sempre sull'epidermide, quindi noi facciamo sempre riferimento quando parliamo di cosmetici ai 5 strati dell'epidermide, ma va ad agire anche in quello spazio che è nella matrice extracellulare, dove si concentrano anche le fibre di collagene e di elastina. Quindi, quando noi vogliamo parlare di effetto anti-age, vogliamo parlare di questo effetto che va ad agire in questa parte precisa della pelle. Chiaramente non facciamo riferimento a tutti i vasi sanguigni, quindi ho una penetrazione un po' più profonda che arriva addirittura nei vasi sanguigni, no, perché lì ricordiamo che parliamo sempre di farmaco. Invece il dermocosmetico appunto vuole essere un'azione un po' più approfondita, più tra virgolette curativa, ma non è curativa a livello di un farmaco, Mm. è curativa sempre a livello di un'azione superficiale, ma comunque più concentrata, dove a parlarne magari sono dermatologi, professionisti come farmacisti, come ad esempio anche dei medici estetici, quindi quelle figure professionali, soprattutto facendo riferimento appunto al dermatologo, che oltre a prescrivere diciamo la cura per via sistemica, facciamo riferimento all'acne ad esempio, dove spesso si prescrive la cura sistemica, quindi la cura per via orale, vengono anche consigliati dei cosmetici, quindi dermocosmetici, che possono andare ad aiutare nel trattamento topico. Esatto, esatto. Sono stata La cosa chiara? è stata chiarissima, Ah, benissimo. chiarissima. Quello che dobbiamo chiarire forse un pochino Sì, meglio è appunto chi può fregiarsi di questo appellativo che è sì, di essere un dermocosmetico rispetto ad altri. Allora, in realtà non è un'etichetta regolamentata come può essere l'SPF, per mm, cui puoi avercelo soltanto con determinate caratteristiche che riguardano l'aspetto sì, formulativo del cosmetico stesso.
ma quindi in teoria, in linea teorica lo potrebbero, diciamo, lo potrebbe utilizzare chiunque. Attenzione però, siamo sempre innanzitutto, come dicevamo prima, nell'ambito del cosmetico, sotto la sua regolamentazione, la quale prevede anche ovviamente tutti quei criteri comuni, quali veridicità, prove, onestà, eccetera. Sì, È ovvio che chi crea questo tipo di cosmetico generalmente fa un tipo di ricerca e sviluppo diversa, questo me lo esatto. confermerai tu. Sì, esatto. Non stiamo parlando di prodotti che si posizionano come dei prodotti magari di lifestyle o prodotti che devono avere un qualcosa a che fare con lo stile di vita, non necessariamente devono avere un'azione, sono prodotti che comunque te li ritrovi spesso anche in farmacia perché vanno a risolvere una determinata problematica, quindi Sì. è spesso un prodotto che tende a risolvere, attenzione, sempre curare, non curare, Sì, quando il si parla di curare è cosmetico, un termine. però tende, diciamo, sono studiati con l'obiettivo di risolvere una determinata Sicuramente, problematica. ecco, ricordiamo che non ci sono attività medicamentose, quindi non va a curare ecco, nel senso proprio del termine che va ad avere un'attività terapeutica, è sempre un'attività, un'azione superficiale. Questa è una cosa che dobbiamo cercare di ricordare sempre perché dobbiamo distinguere quello che è il cosmetico da quello che potrebbe essere anche un dispositivo medico, che è sempre una metà strada anche col farmaco. Fondamentalmente tu prima parlavi di ricerca e sviluppo, sì, è vero, perché quando vogliamo creare un cosmetico che deve essere destinato a determinati canali, come ad esempio quello della farmacia, molto importante sono i test di efficacia sia dell'attivo stesso, quindi noi immaginiamo un attivo che viene corredato di scheda tecnica, scheda di sicurezza, ma anche il dossier, cioè tutto quello che sono gli studi che sono stati fatti attorno a quell'attivo che vanno a testimoniare e anche a diciamo confermare l'attività che ne viene vantata. Quindi questo attivo che viene utilizzato per un tot di giorni su delle pelli con delle determinate caratteristiche in base a quello che vogliamo andare a trattare e quindi ti dice che a quel dosaggio funziona e funziona bene, ad un altro dosaggio magari funziona in minor misura oppure potrebbe avere insomma delle problematiche, quindi tutti gli studi che sono correlati a quell'attivo stesso e quegli studi un brand li può sfruttare per poter fare poi un test su tutto il prodotto cosmetico e quindi poi decretare la vera attività e dire funziona, è stato studiato su un tot di persone, si possono fare degli studi di efficacia, dermatologicamente testati, ecco tutto questo è quello che riguarda lato prodotto, Sì, ok? diciamo che allora poi ti farò una domanda che è un po' una provocazione. Cioè, sono meglio i dermocosmetici rispetto ad altri cosmetici? Sì. Sì, no, eccetera. La cosa interessante da tenere sempre in considerazione è che tutto concorre a creare un'immagine Sì. particolare e specifica di un certo tipo di prodotto, dal packaging, che spesso sono dei packaging un pochino più di tipo quasi medicale, quindi un packaging pulito, con le informazioni chiare, quasi vuole assomigliare anche a un farmaco. Vero? Non tutto, non è una regola generale, ovviamente, però spesso capita di trovare dei prodotti così, li troviamo spesso in farmacia. Troviamo spesso appunto dei claim che accompagnano questi prodotti, come per esempio appunto come dicevi tu, sviluppato adatto a quel tipo di pelle, c'è stato un test su bla 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 Sì, bla, perché spesso e volentieri ci si affida anche alla figura di un dermatologo che magari fa da supervisiona, garante, ecco, fa sì, da garante, esatto. supervisiona. Fondamentalmente il dermocosmetico vuole essere un cosmetico autorevole. Sì, esatto, bravo, bravo, esattamente. Autorevole. Se vogliamo creare un brand autorevole, sicuramente andare a lavorare su quella categoria lì e soprattutto su quel canale lì che è il canale farmacia, anche se oggi anche le dinamiche da farmacia, poi magari un giorno faremo una puntata su quello, sono un po' cambiate, sia Sì. come offerta al lato pubblico, sia come anche livello di consulenza verso il consumatore stesso. Però sì, tutto ruota intorno all'affidabilità e l'autorevolezza che quel prodotto ha nei confronti del pubblico. E tu mi avevi chiesto prima se è più autorevole o meglio se, non so qual è la domanda No, la precisa. domanda è meglio, Ah, ecco. allora i dermocosmetici sono meglio perché sono stati fatti dei test, come dicevi tu, o perché sono stati formulati in un certo modo, Mm. o ci possono essere magari anche dei prodotti equivalenti che non si definiscono dermocosmetici, ma che funzionano allo stesso modo
o anche meglio? È una domanda che mi hanno sempre posto, come mi hanno posto, è meglio un cosmetico che costa tanto o un cosmetico che costa poco? Potrebbe essere più o meno quella la Sì, il livello è tipologia quello, di... effettivamente ho fatto una domandaccia, però... No, però dipende, Però la guarda, fanno in ti dirò. tanti, Allora, ti dirò, sicuramente i cosmetici che hanno dietro dei test efficaci, no, vuol dire che probabilmente il brand ci crede di più, vuole comunicare una cosa diversa, un'autorevolezza diversa. Quelli che non ce l'hanno non è che siano scarsi, per carità, perché io ho visto entrambe le tipologie, ho sempre testato un sacco di cosmetici e magari a volte non c'è la differenza. La differenza la fa il tipo di comunicazione che viene data al consumatore e il tipo di comunicazione che fa il brand, perché tu puoi anche fare miliardi di test, ma se poi sbagli in quella comunicazione e dai un messaggio fuorviante, ecco che lì tutti i test che hai fatto li puoi mettere da parte, perdi di credibilità e appunto di autorevolezza, visto che ormai è un termine che ci sta piacendo in ambito del dermocosmetico, esatto. quindi dire che sia migliore l'uno o che sia migliore l'altro potrebbe non essere, cioè non mi sento di andare nella parte di nessuno dei due, perché mi è capitato di provare cosmetici di entrambi i tipi, sia dermocosmetici, quindi che ne so, anti-age, molto attivi sulla secchezza cutanea, sull'acne, che anche cosmetici, che ne so, anche un semplice detergente per le mani, e mi sono trovata benissimo o diversamente, quindi Certo, non c'è una vera e certo. propria differenza. La differenza è nella comunicazione. Se vogliamo citare qualche brand che troviamo dermocosmetico, potremmo dire, non lo so, la Roche-Posay, CeraVe, Bioderma, tanti, ormai sono Eucerin, tanti. sono tutti, comunque non è detto che siano esclusivamente distribuiti in quel canale lì, però principalmente o di sicuro li troviamo in quel canale farmacia, parafarmacia. E parafarmacia, esatto. Ti faccio un'altra domanda, stavolta ti tempesto di domande io, perché Vai. essendo che sei anche una creator, comunque una divulgatrice sui social da tanto tempo, è cambiato anche l'approccio dei brand dermocosmetici nel comunicare sui social? Si servono sempre delle stesse figure o sta diventando un mondo un po' più variegato? Da quello che ho visto, e quindi anche un secondo me, si sono un po' ampliati. Allora, mentre fino a qualche anno fa c'era sempre come punto di riferimento il farmacista o comunque il medico, il dermatologo, anche il cosmetologo, però comunque coloro che portano il camice, ecco, mettiamola così, perché comunque si tratta di figure che hanno delle conoscenze in ambito scientifico, e visto che il dermocosmetico parla molto di scientificità, allora sono state sempre loro le figure di riferimento. Però ho notato che c'è stato qualche cambio di direzione, che magari per questo, perché forse tu questo me lo devi confermare tu, perché probabilmente, quindi giro adesso poi la palla a te, Lo la sapevo colpa io. gliela diamo Lo a sapevo marketing. io, lo sapevo. No, ma perché Vai. fondamentalmente si vuole raggiungere un pubblico più ampio, che questo potrebbe essere da una parte una cosa positiva, ma dall'altra magari ci si chiede, il consumatore potrebbe dire: ma perché ne parla lui che magari non è un tecnico e non ne parlano invece le persone, i tecnici? Quindi c'è sempre un po' questa lotta, giusto? Non so, è un po' complesso come cosa. Sì, no, in realtà sì, è complesso, però neanche più di tanto, cioè le logiche sono facilmente comprensibili da parte di chiunque ci stia ascoltando in questo momento o ci stia vedendo. La logica è quella che spesso magari si scelgono delle figure non strettamente tecniche perché hanno un bacino di utenza e è facile raggiungere un target di persone che seguono appunto quel determinato Sì, profilo. è vero. Se per esempio io devo fare magari la comunicazione di un prodotto per l'acne, ho bisogno sì magari della dottoressa di turno che spiega il prodotto anti-acne, però magari quella lì non viene seguita da magari un target adolescenziale che ha Esatto. maggiormente bisogno di quella cosa lì, e quindi ci si serve anche di figure poco tecniche ma che possono far capire meglio l'effetto e il risultato sulla Esatto. propria pelle, perché stanno parlando e stanno empatizzando proprio con un pubblico È vero. molto vicino a loro. Quindi Quindi è tutto là che si gioca. È chiaro, però secondo me poi ovviamente vince sempre l'equilibrio. sì. Va bene parlare al pubblico, però è anche bene
alcune tipi di comunicazione, di informazioni che possono essere un po' più scientifiche, affidarle a chi ha un po' più di dimestichezza e e conosce un po' meglio la materia, ed è soprattutto affidabile per quanto riguarda quello che dice. Appunto, come dicevo prima, tutto sta poi nella comunicazione, quindi anche in questo caso tocchiamo un altro settore, un altro argomento, che è quello della comunicazione da parte dei brand quando vuoi fare le famose pubblicità. Però c'è una cosa che possiamo dire, è un mercato in crescita, giusto? Perché io vedo veramente sì. tante, a parte il numero di prodotti che aumenta sempre più, ma vedo che alcuni brand, quindi quelli che abbiamo anche nominato prima, sono sempre presenti in tutte le farmacie, parafarmacie e con un'ampia varietà di prodotti. Quindi... Assolutamente sì, guarda, secondo Fortune Business Inside, ad esempio, il mercato della dermocosmesi dovrebbe passare da 52,59 miliardi, leggo testualmente, di dollari nel 2026 a 117 miliardi entro il 2034, quindi insomma è un mercato altamente in crescita. Tra l'altro entro il 2030, secondo Grandview Research, dovrebbe arrivare fino a 92 miliardi di dollari entro il 2030, appunto. Sono bei numeri. Quindi significa che la filiera è molto in crescita. Le aziende, parliamo soprattutto di aziende italiane, comunque, perché abbiamo dei fiori all'occhiello in Italia, stanno investendo molto nella ricerca e sviluppo e quindi nel creare appunto dei prodotti che possono funzionare e risolvere, tra virgolette, determinate problematiche, per cui questo canale è sempre più florido. Sì, assolutamente. Ma c'è una cosa che dobbiamo dire, quindi qua possiamo anche concludere il nostro viaggio di oggi verso la dermocosmesi. Anche se c'è sempre tanto da raccontare. La dermocosmesi è un tipo di cosmesi che vuole attirare fiducia. Questo è fondamentalmente il concetto che dobbiamo dire. Fiducia, ma non solo. Dermocosmesi si associa a dermocompatibilità. C'è un cosmetico che dermocosmetico in questo caso deve essere molto dermocompatibile, cioè non deve andare a causare degli effetti negativi, quello è chiaro. Ma non solo, deve essere altamente tollerato dalla pelle, deve essere gradevole, deve piacere. Gradevole intendo dire anche a livello visivo. Sì, quindi va bene il packaging che è medicale, che perché deve ricordare quell'autorevolezza di cui tanto abbiamo parlato. Non è sempre così, ma non deve essere per forza, non deve essere per forza in quel modo un blocco. Sì. È bello anche che sia colorato, no? Ma che comunque rispecchi il desiderio di fiducia da parte del consumatore e anche il brand. Giusto? Io penso che comunque è un settore in crescita. Sì. Il dermocosmetico, per come lo conosciamo oggi, non è detto che rimanga tale, cristallizzato e che non si evolverà, anzi secondo me si evolverà, si sta già evolvendo. Non tutti i brand hanno un'immagine dermocosmetica a cui ci hanno abituato, stanno cambiando, stanno diventando anche dei cosmetici un po' più appetibili anche nelle texture forse, oppure nell'immagine, nelle texture, per essere vicine anche a un qualcosa che non è distaccato. Cioè, quando uno pensa per esempio a un farmaco, no? Lo pensa contestualizzato a un qualcosa di eccezionale che serve per risolverti quel problema. Lo stesso potrebbe accadere per il dermocosmetico, che lo vedi come un qualcosa di distante, che lo stai utilizzando solo per quello scopo lì. In realtà si avvicineranno, si stanno avvicinando sempre di più alla routine quotidiana, e quindi più ti vicini a quella cosa lì, più lo vedi lo vedi sempre meno distaccato da te, ma come un elemento della tua routine quotidiana. Ma perché fondamentalmente il cosmetico deve... Non come quel farmaco con la pillolina o quella soluzione che ti serve per risolvere il problema, no. È un qualcosa di quotidiano che va costruito nel tempo, quindi si evolverà da questo. Si evolverà, ma poi non solo. Forse quello che ci vogliono invogliare a fare i brand è, a parte comprare, ma anche abituarci alla cura di noi stessi, no? Alla bellezza. E non dimentichiamo una cosa importante, che il cosmetico nasce per emozionare. Deve emozionare, essendo che va applicato sulla pelle, no? Ci deve emozionare dal punto di vista sensoriale, dal punto di vista visivo, dal punto di vista olfattivo. Tra poco ci emozionerà anche dal punto di vista gustativo, perché si parla già di cosmetici da gustare, insomma, vabbè, lasciamo perdere, poi approfondiremo questa cosa. Faremo altre puntate su questo. Ma comunque fondamentalmente il concetto base è che un cosmetico deve emozionare, quindi fino a quando ci emozionerà noi saremo tutti felici e utilizzeremo anche emozionare e far bene alla salute, assolutamente, nella nostra pelle. Bene, quindi dai, speriamo di aver chiarito un sacco di dubbi. Se avete altre domande scriveteci sempre.
Siamo qui a disposizione, Siamo qui a disposizione. e speriamo di poter fare sempre contenuti che vi appassioneranno e che vi emozioneranno. Ok, ciao a tutti. Ciao ciao. Ciao ciao. Confessioni cosmetiche. Il podcast di cosmetica che racconta retroscena, innovazioni e storie del mondo beauty. Targato Cosmesi Doc.